Buongiorno miei cherries, bentornati sul mio canale, io sono Sakuri e oggi vi girerò un video in italiano. Moltissimi di voi sono interessati alla mia vita in Norvegia, mi chiedete sempre come mai mi sono trasferita, come si vive qui, qual è il costo della vita, se sia facile trovare lavoro o meno e un sacco di altre domande interessanti. Perciò ho pensato di girarvi una serie di video per rispondere a tutte le vostre curiosità e, perché no, anche dare una mano a chi avesse l'intenzione di trasferirsi. Per il primo video di questa serie ho pensato di iniziare con qualcosa di un po' leggero, quindi vi farò una lista di differenze, diciamo, curiose tra l'Italia e la Norvegia. Bene, la prima differenza tra Italia e Norvegia riguarda le uova, ovvero le uova in Italia hanno quel classico colore rosino marroncino. In Norvegia le nostre uova sono bianche, biancolate, splendenti. La seconda differenza di cui sto a parlare riguarda le scarpe. Non importa quanto siano belle le vostre scarpe, non le usate in casa vostra, non le usate in casa dei vostri amici e non le usate addirittura in alcuni posti di lavoro. C'è solo un'unica zona della casa in cui potete camminare con le scarpe ed è l'ingresso, quindi entrate dalla porta di casa, immediatamente le togliete e ve ne dimenticate. Questa cosa in realtà ha molto senso, l'ho capito dopo 5 minuti che ero in Norvegia. C'è sempre molto brutto tempo e non avrebbe veramente senso camminare in giro per la casa tutto il giorno con le scarpe sporche o bagnate di neve, di fango e quant'altro. Quindi no scarpe, portate dei calzini carini se venite in Norvegia. Differenza numero 3. Se venite in Norvegia, ragazzi, dimenticatevi l'ombrello. Esattamente, come voi mi direte, Cristina, ma in Norvegia tu ci dici che piove sempre, piove tutti i giorni e piove anche tanto. È vero, sicuramente, ma c'è anche un sacco di vento. Tira vento forte quasi tutti i giorni in quasi tutte le zone della Norvegia. Di conseguenza, se doveste aprire un ombrello, probabilmente volereste via con lui in pochi minuti. Quindi niente ombrello. C'è da dire che tutte le loro giacche, tutti i loro vestiti sono molto performanti dal punto di vista tecnico, sono tutti antipioggia, antivento, quindi hanno questi cappucci enormi, respingono l'acqua e quant'altro. Differenza numero 4, una cosa a cui non importa quanto tempo vivrò qui, non mi abituerò mai, gli orari dei pasti. Bene. I norvegesi fanno una colazione molto molto abbondante quando si svegliano, la classica colazione continentale, quindi con prevalentemente cose salate. Il pranzo si svolge tra le 11:30 e mezzogiorno e di solito, non mi sto prendendo in giro, è vero, di solito consiste in un paio di fette di pane con uno strato così alto di maionese o di burro e qualche affettato e un po' di verdurine, possono essere peperoni, pomodori, cose di questo genere. La cena forse è la cosa più scandalosa di tutte, è tra le 4 e le 6 del pomeriggio, quindi normalmente quando noi facciamo merenda, diciamo, è un pasto più abbondante rispetto al pranzo, di solito un pasto caldo, può essere qualunque cosa. Ho scoperto che ai norvegesi piace molto la pizza, ne mangiano molto più che gli italiani, assurdo però è così. Però mangiando così presto il pomeriggio ovviamente poi hanno bisogno di mangiare ancora la sera, quindi verso le 8:30, 9, 9:30, un orario del genere, di solito mangiano ancora qualche fetta di pane, sempre con questi affettati e tolitri di maionese o di burro. Differenza numero 5, un'altra cosa per me totalmente folle, i norvegesi e le norvegesi, o meglio, tanti di loro, dopo la doccia non si asciugano i capelli. È una cosa che se dovessi fare io probabilmente mi beccherei una polmonite in meno di 5 minuti, però loro evidentemente sono abituati a questa cosa. Differenza numero 6. In Norvegia non esiste il latte a lunga conservazione, o se esiste per me è impossibile trovarlo. Ho guardato in tutti i supermercati, su tutti gli scaffali, io non sono capace di trovare il latte a lunga conservazione. Ho quindi dedotto che non esiste. C'è quello fresco, scremato, intero, parzialmente scremato, senza lattosio, di soia, di mandorle, di quello che volete, ma non lo trovo a lunga conservazione ed è una cosa che mi manda in bestia.
Differenza numero 7, un'altra cosa che mi fa totalmente uscire di testa. In Norvegia nessuna casa ha tapparelle o griglie. D'inverno questa cosa può anche andare bene, ma d'estate, dal momento che c'è luce, c'è il sole tutto il giorno e tutta la notte, capite bene che forse mi farebbe anche piacere poter oscurare un attimino con qualcosa che faccia più buio che non la semplice tenda davanti alla finestra, però vabbè. Differenza numero 8, restando in tema di tende, in moltissime case norvegesi ho notato che non ci sono le tende. Quindi non solo non gli interessa schermarsi un attimo dalla luce del sole, ma neanche dagli sguardi indiscreti dei vicini. Questo perché probabilmente ho scoperto i norvegesi si fanno molto i fatti loro. Non mi è mai capitato che qualcuno mi passasse davanti alla finestra di casa e buttasse uno sguardo dentro, ma nemmeno per caso. Cosa che in Italia, non lo so, noi siamo molto più impiccioni secondo me. Differenza numero 9, sempre riguardo al fatto che i norvegesi si fanno più i cavoli loro rispetto agli italiani, ho notato che qui nessuno ti considera quando vai in giro per la strada. Mi spiego meglio, sarà capitato a tutti, tutte, penso più alle donne che agli uomini, diciamo, di ricevere complimenti, fischi, suonate di clacson dagli sconosciuti in giro per la strada, almeno una volta nella vita penso sia successo a tutte. Ebbene, qua non mi è mai capitato, mai una volta in 4 anni, quindi o non gli piacciono i norvegesi o semplicemente sono più educati degli uomini italiani, se vedono una bella donna se lo tengono per loro. Differenza numero 10, il cibo. Il cibo norvegese è ovviamente molto diverso da quello italiano, ma io mi riferisco nello specifico al fatto che il cibo cambia molto durante l'anno, a seconda delle stagioni. Quindi, come noi, anche loro hanno i loro cibi speciali per il Natale, per la Pasqua, per la festa della Norvegia, eccetera, eccetera, per altre occasioni particolari. Ma anche durante l'anno, in occasioni non speciali, tra virgolette, si trovano cibi molto stagionali. Ad esempio, adesso siamo nel periodo delle grigliate che va all'incirca da inizio maggio a metà luglio più o meno, quindi nei supermercati si trova un sacco di carne da grigliare, ma tipi di carne che non trovi proprio durante il resto dell'anno, non che magari ci sono, ma ce ne sono meno, proprio non ci sono. Quindi un sacco di carne da grigliare, un sacco di salse speciali, particolari che nel resto dell'anno non trovi, eccetera. Così anche in autunno ci sono delle verdure, dei tipi di carne o di pesce o delle salse che durante il resto dell'anno non si trovano, quindi ai norvegesi piace cambiare tipo di dieta durante le stagioni. Differenza numero 11. In Norvegia non esiste il gas, non si usa il gas per cuocere sul fornello, non si usa il gas per riscaldare la casa. Quindi fornello, forno e riscaldamento è tutto a corrente elettrica. Un'altra cosa, è molto molto più diffuso che in Italia il riscaldamento pavimento, che è quasi in tutte le case della Norvegia. Se non hanno il riscaldamento pavimento in tutta la casa è come minimo almeno solo nel bagno. Nel bagno è sempre a pavimento. C'è da dire però che le camere da letto non sono quasi mai riscaldate, quindi se volete avere il riscaldamento in camera da letto di solito vi dovete comprare un caloriferino elettrico che di solito comunque scaldano abbastanza, quindi funziona abbastanza bene. Differenza numero 12, le case in affitto. Le case in affitto rarissimamente sono già arredate. Se vi va bene, l'unico tipo di arredamento che trovate in una casa in affitto sono gli armadietti del bagno e la cucina. Ma spessissimo capita anche di trovare cucine già allestite, ma senza lavastoviglie e senza frigorifero. Se vi spostate di casa in casa in Norvegia, dovete portarvi appresso i vostri mobili. Differenza numero 13. In Norvegia è quasi impossibile notare le differenze di classe tra una persona e l'altra, o di stipendio se vogliamo. Quindi è praticamente impossibile capire se una persona guadagna più di te o è molto più ricca di te, ad esempio da come si veste o dalla macchina o anche solamente dall'atteggiamento. Quest'isola è piena zeppa di miliardari e io non ho riconosciuto neanche uno. Se non me l'avessero detto io mai avrei saputo, avrei considerati persone normalissime.
quando invece in Italia, insomma, diciamo che quando uno ha quei 2 soldi in più lo deve un po' stentare, no? Qui no, zero, niente. Differenza numero 14. Ho fatto giusto? Vabbè. Questa è una cosa che da italiana mi ferisce profondamente. In Norvegia non esiste il pane fresco. O meglio, ci sono dei panifici, molto pochi, e nelle città, sulla mia isola, ragazzi, non esiste neanche un panificio. Io devo comprare il pane al supermercato ed è quello tipo precotto e riscaldato lì al supermercato. Calcolate che io non sono una che ama mangiare tantissimo pane, però insomma ogni tanto ne sento la mancanza anch'io. Cioè, se venite in Norvegia non venite qui perché non trovate il pane, insomma. Differenza numero 15. In Norvegia l'acqua del rubinetto è potabile, e non solo è potabile ma è anche buonissima, molto meglio di quella della bottiglia. In tutta la mia vita l'acqua dei rubinetti norvegesi è la migliore che abbia mai bevuto, giuro. Questo in che cosa si traduce? Al supermercato non esiste quasi acqua normale, cioè trovare una bottiglia d'acqua naturale normalissima è quasi impossibile, sono tutte o acqua gasata o se è acqua naturale di solito è aromatizzata, può essere al limone, alla mela, al lime, all'aloe e altri gusti. Questo non è un grosso problema comunque, perché tu ti prendi la tua borraccia, il tuo termos, te lo riempi dal rubinetto e puoi bere ovunque. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse lasciatemi un mi piace qui sotto, fatemi sapere nei commenti quale di queste differenze vi abbia stupiti di più, se per caso siete stati in Norvegia e invece ne avete notate altre, se siete a conoscenza di altre differenze curiose o strane tra l'Italia ed altri paesi. Se siete già iscritti al mio canale ma non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per ricevere le notifiche e gli aggiornamenti quando pubblico un video. Seguitemi su Instagram, condividete questo video con tutti quanti i vostri amici. Grazie ragazzi, come al solito un grazie enorme per aver guardato il mio video. Ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao! Secondo me adesso lo spappolo sul tappeto, vedrete.